Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Efrem e questo è Garage 19. Kia Xceed 1004 Turbo, benzina 140 cavalli. Andiamo ad effettuare un tagliando completo, così come un lavaggio interno motore. Utilizzando un apposito flash, vi faccio vedere. Eccolo qui. Questo va inserito prima del cambio dell'olio per fare una pulizia interna. Inoltre qui vediamo dell'olio. Ho scelto del Bardal 530 con specifiche imposte da manuale d'officina, ovvero A5B5, molto importante. Poi abbiamo filtro dell'olio, filtro dell'aria, filtro dell'abitacolo e a tal proposito vedrete la sostituzione del filtro dell'aria condizionata in un altro video, perché ho deciso di effettuare anche una pulizia, un'igienizzazione dell'impianto di areazione. Così come sempre in un altro video vedrete la sostituzione delle 4 candele. Quindi mi raccomando, come sempre, like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri video. Come avete potuto vedere, la procedura per l'utilizzo di questo tipo di flash è scritto sul retro della bottiglia. Sostanzialmente bisogna andare ad inserire tutto il prodotto prima della sostituzione dell'olio, accendere l'auto, lasciarla al minimo per massimo 15 minuti e successivamente procedere alla sostituzione dell'olio e del filtro. Quindi lasciamo l'auto un po' accesa e ci rivedremo a breve. A few moments later. Trascorsi 15 minuti al motore al minimo, la lasciamo raffreddare e allora possiamo procedere al cambio dell'olio. Come al solito alziamo la stina, apriamo il tappo e solleviamo l'auto. Sotto l'auto è molto semplice, c'è questo piccolo sportellino qui che ci evita di rimuovere l'intera protezione. Quindi basta andare a togliere queste 4 clip qui, successivamente aprire lo sportello e sotto già si intravede il filtro dell'olio, mentre il tappo di scarico sulla coppa è già di facile accesso con questa finestrella qui. Per rimuovere queste 4 clip andiamo ad utilizzare una leva in plastica tipo questa per evitare che si rovinino. Molto semplice, andiamo a far incastrare le linguette della leva qui. Vedete, già la clip è saltata e la possiamo rimuovere. Semplicissimo. Per rimuovere adesso lo sportellino, qua andiamo a premere questa linguetta, quindi la premiamo e si apre, molto semplice. Ecco qui che si vede immediatamente il filtro dell'olio, decisamente accessibile, e questo è il tappo di scarico, è un bullone da 17. Nel frattempo sostituiamo il filtro dell'olio. Prendiamo la nostra chiave, ho già visto che è questa qui, e procediamo a svitarlo.
montare il filtro e chiudere il tappo dell'olio sotto, andiamo ad inserire un po' di olio nuovo, giusto per rimuovere qualche ultimo eventuale residuo. Filtro dell'olio nuovo, questo è quello vecchio, come potete vedere è originale Hyundai Kia. Andiamo a prendere questo è quello nuovo. Qua le raccomandazioni dell'Ascica sono, vabbè, ovviamente di applicare dell'olio come facciamo sempre sulla guarnizione nuova, successivamente mettere a contatto la superficie della guarnizione stessa con il motore, lo stringiamo a mano e successivamente lo facciamo ruotare 3/4 di giro. Ad ogni modo rispettiamo i newtonmetri di coppia indicati sul manuale d'officina dell'auto. E allora, strato d'olio. Puliamo lì per bene la superficie d'appoggio sull'auto e possiamo montarlo. Chiave dinamometrica. Perfetto, adesso finito di far defluire completamente l'olio, possiamo procedere a rimettere il bullone di scarico. Ovviamente ricordandoci di sostituire la rondella d'alluminio di rame che funge da guarnizione. Bene, stretto il tappo di scarico con la chiave dinamometrica, possiamo rimettere qui lo sportellino in plastica e al di sotto dell'auto abbiamo concluso. Ci spostiamo nel vano motore. Filtro dell'aria, molto semplice, andiamo ad aprire l'airbox, ci sono qui due gancetti, 1 e 2, basta tirarli e solleviamo il coperchio dell'airbox. In questo modo, come potete vedere qui c'è il filtro vecchio. Questo qui. Come sempre, prima di andarlo a sostituire ed inserire quello nuovo, andiamo a dare una pulita all'interno dell'airbox. Mi raccomando, aspiriamo e mai soffiamo. Quindi andiamo ad aspirare qui per pulire per bene e non soffiamo con aria compressa per evitare che lo sporco vada in aspirazione o ancora evitiamo che il debimetro si rovini.
per chiuderlo incastriamo prima le due linguette nella parte destra dell'auto, quindi verso il motore. In questo modo sono incastrate e successivamente andiamo a spingere i due fermetti. Olio motore, solito discorso che faccio sempre come al solito. Che tipo di olio inserire, che gradazione, quali specifiche? Allora, la cosa da rispettare assolutamente, ed è una cosa imprescindibile, sono le specifiche imposte dalla casa madre. Per specifiche intendo, ad esempio, come questo tipo A5B5, pure possono essere C2, C3, additivi particolari e così via. Faccio una piccola parentesi, questo tipo di motore da manuale porta un A5B5, siccome è un olio un po' particolare, delle specifiche un po' particolari che non si trovano molto facilmente, il manuale dice che è possibile utilizzare anche una 3B3 o una A3B4. Ma questo se proprio non dovessimo riuscire a trovare la 5B5. E allora queste specifiche non possiamo cambiarle, dobbiamo andare a prendere appunto l'olio con queste specifiche qui. Per quanto riguarda invece la gradazione, ovvero 0,30, 5V30, 1040 e così via, qua abbiamo leggermente un po' più di libertà. Cosa intendo? Che la gradazione dell'olio dipende da vari fattori, tantissimi fattori, quindi ad esempio se utilizziamo l'auto maggiormente in città piuttosto che in autostrada, quindi se facciamo piccoli spostamenti oppure lunghe percorrenze, a che temperatura, che clima abbiamo nella nostra zona, se fa freddo, se fa caldo, se notiamo al cambio dell'olio morchie, residui ferrosi o un olio troppo denso o troppo liquido, così come se notiamo un comportamento anomalo a motore freddo piuttosto che a motore caldo e così via. Quindi la gradazione dipende da tanti fattori, dobbiamo andarli a valutare tutti insieme. E come si fa? Si parte sempre dalla gradazione consigliata dalla casa produttrice, ed è appunto consigliata, non è imposta. E poi da lì, effettuando diverse prove e notando vari comportamenti, possiamo allontanarci poco poco dalla stessa gradazione. Per quanto riguarda invece il metodo di inserimento dell'olio, quindi come dobbiamo andare ad inserirle, non è che il manuale ci indica ad esempio 4 litri e mezzo, 5 litri e noi li prendiamo, li mettiamo tutti, accendiamo l'auto, partiamo e via. No, assolutamente è sbagliatissimo. Cosa bisogna fare? Allora, bisogna innanzitutto inserirne, riempire la coppa fino a 3/4 di livello, quindi inseriamo dell'olio finché sulla stina non ci indica i 3/4 di livello. Nel momento in cui li raggiungiamo, basta, non ne inseriamo più olio. Procediamo ad accendere l'auto, facciamola girare un paio di minuti in modo che l'olio vada tutto in circolo, si riempie il filtro dell'olio e così via. Successivamente spegniamo l'auto, attendiamo un paio di minuti che si assesti l'olio, ricontrolliamo il livello, questo sarà sicuramente più basso, avremo un livello più basso di come l'avevamo lasciato, questo perché, ripeto, l'olio è andato in circolo. Allora possiamo procedere ad aggiungerne effettuando il riempimento finale e ricordo deve essere fino a 3/4 di livello sulla stina, non andare oltre, soprattutto per i motori turbo come questi. Allora, questo tipo di motore porta a totale 4 litri e mezzo, sono 3 litri e 8 della coppa e 4,2 nel momento in cui andiamo a sostituire anche il filtro dell'olio. Io ne ho inseriti 3 litri e vediamo un po' il livello sulla stina. Ecco qui, come potete vedere è a 3/4. L'olio è a 3/4 con 3 litri solo. Adesso procediamo ad accendere l'auto e facciamo girare il motore un paio di minuti. Successivamente effettueremo il livello finale.
Perfetto. Adesso controlliamo il livello, facciamo assestare un minutino l'olio in coppa, controlliamo il livello e effettuiamo il rabbocco finale. Ricordo sempre fino a 3/4 di livello, mai andare oltre. Ecco qui, come vi dicevo, ovviamente il livello si è abbassato, è proprio sotto del minimo, poco sotto del minimo, c'è solo un filino d'olio. Procediamo a rabboccarne. Ecco qua. Come vedete, 3/4 di livello. A posto. Abbiamo concluso, non ne aggiungiamo più. Bene, tagliando concluso, ora procedo con la diagnosi a resettare l'indicatore sulla strumentazione, lo avete già visto nell'altro video, ma soprattutto vado a sostituire il filtro dell'abitacolo, andando ad igienizzare l'impianto di areazione. Vi faccio vedere nello specifico, questo è il filtro, questo è il pulitore, così come andrò adesso anche a sostituire le candele. Ma questi sono 2 video a parte che vedrete a breve. Quindi mi raccomando, come sempre, like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Ti invito come sempre a leggere qui sotto la descrizione per trovare altre informazioni utili, così come ti ringrazio se effettuerai un acquisto di un qualsiasi prodotto presente su Amazon tramite un link di affiliazione che trovi qui sotto, perché verrà riconosciuta una piccolissima percentuale sull'acquisto e aiuterai perciò a far crescere il canale supportandolo. Ti ricordo infine che sono presente anche su Instagram e TikTok, passa a dare un'occhiata. Trovi sempre qui sotto i link ai profili. Grazie e alla prossima!